Nel primo video di questa serie Come girare un cortometraggio avevamo visto insieme come analizzare la nostra sceneggiatura in ottica poi di produrre il nostro cortometraggio, come classificare le location delle quali avremo bisogno per girare il cortometraggio, quali erano i fattori che entrano in gioco al momento di scegliere gli attori che poi andranno ad interpretare i nostri protagonisti e la differenza a livello produttivo tra girare un cortometraggio di genere drammatico ambientato nel nostro mondo e girare un cortometraggio di genere fantastico, fantascientifico o un film d'epoca. Non mi dilungo oltre nella ricapitolazione degli argomenti che avevamo affrontato nel primo video, vi lascio il video qui in alto, vi invito a lasciarmi domande qualora ne aveste qui sotto nei commenti e noi passiamo al secondo video di questa serie, come girare un cortometraggio. Andiamo! Bene, abbiamo i nostri attori, abbiamo le nostre location, di quali altri elementi abbiamo bisogno per arrivare preparati al giorno delle riprese? Il mio consiglio, soprattutto ma non solo se siete alle prime armi come registi, è di investire in alcune figure chiave che si riveleranno particolarmente importanti durante l'intera produzione del vostro cortometraggio. Il direttore della fotografia, una figura importantissima che si occuperà di tradurre la vostra visione, di metterla in pratica attraverso i propri strumenti tecnici, quindi tutti gli strumenti, lenti e filtri per esempio che appartengono al dipartimento di cinepresa, di telecamera. Comunque poi della relazione tra regista e direttore della fotografia parleremo più tardi. Investite poi in un fonico di presa diretta, proprio perché la qualità della registrazione dell'audio, soprattutto dei dialoghi degli attori e delle performance degli attori sul set è importantissima, perché vi permette di trarre dagli attori il meglio della loro performance, della loro esibizione durante le riprese e di minimizzare poi i costi di post-produzione e i ritocchi che dovrete fare alle vostre registrazioni. Poi sì, può capitare che si dia la necessità di registrare alcune battute aggiuntive in post-produzione, ma è comunque buona consuetudine ridurre queste registrazioni al minimo, proprio perché, in quanto sono state registrate separatamente dalle azioni che poi noi vedremo sullo schermo, c'è la possibilità che non siano totalmente allineate. Questa cosa poi si vedrà al momento di visionare il vostro film. Oltre al fatto che è molto più difficile per voi registi ottenere l'interpretazione vocale da parte degli attori che voi volete, proprio perché gli attori non stanno recitando nel modo più completo possibile, perché stanno recitando semplicemente la parte vocale, i dialoghi, e quindi non hanno il contesto anche dell'azione. Magari siete riusciti a convocare solo un attore e non hanno la controparte con la quale interagire, insomma è tutto molto più complicato. Quindi ecco, al netto di qualunque mia fissazione o paranoia, il mio consiglio è sempre di registrare i dialoghi durante le riprese sul set attraverso gli strumenti del fonico di presa diretta, non attraverso la cinepresa, proprio perché la cinepresa poi in fase di post-produzione magari non vi consente di isolare le voci, isolare i dialoghi e minimizzare il rumore di fondo. Ma torniamo a noi, le figure chiave delle quali abbiamo bisogno. Un produttore. Non facciamo l'errore di considerarci supereroi, soprattutto, ma anche qui non solo, se è la prima volta che dirigiamo, non produciamo e deleghiamo le questioni organizzative a qualcuno di cui ci fidiamo. Non serve che sia qualcuno di particolarmente esperto nell'ambito del cinema, ma sì che serve che sia qualcuno di molto organizzato, proprio perché le cose alle quali pensare saranno tante e saranno tanti anche gli imprevisti, quindi ci serve qualcuno di proattivo, proprio perché abbiamo bisogno di qualcuno che prenda la soluzione in mano, la gestisca e, qualora non fosse in grado di gestirla autonomamente, che ce la sottoponga al più presto. L'assistente alla regia. Anche qui non serve che sia qualcuno con un bagaglio di esperienza particolarmente sorprendente alle spalle, però sì che serve che sia organizzato, chiaro e diretto nella comunicazione. L'assistente alla regia è quella figura professionale che si occupa di stendere il calendario delle riprese, tenendo conto della disponibilità dei vari professionisti, degli attori e anche dei requisiti di ogni scena, quindi delle location nelle quali si svolge ciascuna scena e anche della luce richiesta per girare ciascuna scena, quindi luce diurna o luce notturna per esempio.
Avendo poi in mano la gestione del calendario delle riprese, l'assistente alla regia sarà la figura che convocherà sul set, il giorno prima delle riprese, tutte quelle personalità, tutti quei professionisti che saranno necessari il giorno successivo. Come vedremo poi, l'assistente alla regia ha anche un ruolo molto importante di comunicazione con il regista durante le riprese stesse. Comunque poi ci arriviamo. Infine, importantissimo, assumete ottimi attori. Proprio perché l'interpretazione, soprattutto se il vostro film è ambientato nella contemporaneità, magari anche di genere drammatico, l'interpretazione è fondamentale, importante tanto quanto la scrittura, una buona sceneggiatura, proprio perché non ci saranno effetti speciali a coprire, a compensare una storia un po' traballante o un'interpretazione che non rende la bellezza dell'intreccio narrativo che voi come sceneggiatori e registi volete trasmettere. Ora che abbiamo tutti i professionisti dei quali abbiamo bisogno, come interagiamo e come andiamo a lavorare con loro per prepararci al giorno delle riprese? Nel caso del produttore gli affideremo tutto quello che ha a che fare con questioni burocratiche, quindi la stesura di contratti, la richiesta di permessi per girare in determinate location e la suddivisione del budget nei vari dipartimenti che concorrono alla produzione del nostro cortometraggio. Con gli attori, soprattutto quelli che andranno a interpretare i protagonisti del nostro cortometraggio, nelle settimane che precedono l'inizio delle riprese, noi registi andremo a riunirci per parlare dei personaggi. Scaveremo a fondo nella psicologia di questi personaggi, stenderemo anche delle biografie quasi come se fossero persone realmente esistenti e indagheremo sulle dinamiche delle relazioni tra i vari personaggi. Mi raccomando, in questa sede lasciate spazio agli attori per esprimersi. Cioè, voi come registi dovete sì avere un'idea di che direzione volete che il vostro cortometraggio prenda, che messaggio volete veicolare e che tipo di storia volete raccontare, questo sicuramente. Ma questa visione che avete non imponetela agli attori, lasciate che siano loro a raccontare a voi qual è la loro interpretazione dei vostri personaggi, dei personaggi che voi avete scritto. Proprio perché la loro interpretazione, magari diversa per certi aspetti rispetto alla vostra, è comunque di grande valore perché saranno poi loro che dovranno dare vita ai vostri personaggi e potrebbe anche sorprendervi. Autonomamente poi voi come registi prendete la sceneggiatura e analizzate la scena per scena, andate inquadratura per inquadratura e disegnate gli storyboard del vostro cortometraggio, ovvero dei bozzetti, degli schizzi di come immaginate la vostra storia raccontata per inquadrature, che servirà poi da guida durante le riprese. Andate poi a condividere il vostro lavoro con il direttore della fotografia e qui torniamo alla collaborazione tra il regista e il direttore della fotografia del quale parlavamo prima, se vi ricordate. Il direttore della fotografia, se sa fare il suo lavoro, è preparato e ha esperienza, oltre a tradurre la vostra visione in realtà attraverso gli strumenti tecnici del quale il dipartimento di telecamera dispone, saprà anche consigliarvi soluzioni tecniche e anche creative per enfatizzare il racconto che voi volete fare della vostra storia. Il direttore della fotografia, se avrà esperienza e se saprà fare il proprio lavoro, saprà sicuramente tradurre la vostra visione in termini tecnici, quindi di lenti e filtri dei quali poi avrà bisogno durante le riprese, e saprà anche suggerirvi magari delle alternative tecniche e anche artistiche e creative in termini di movimenti di telecamera o inquadrature per rendere al meglio la vostra storia. Appena prima dell'inizio delle riprese è ora il turno dell'assistente alla regia che, come si è detto, si occupa di stendere il calendario delle riprese, tenerlo aggiornato e convocare il giorno prima tutti i professionisti che saranno richiesti sul set per le riprese il giorno successivo. Ecco, per riassumere, diciamo qual è la logica che sta dietro a tutta questa fase di preparazione prima delle riprese. È arrivare sul set il giorno delle riprese il più preparati possibile, proprio perché voi come registi dovrete fronteggiare un sacco di imprevisti, rispondere a una decina di domande al minuto e sicuramente saprete la risposta a tutto perché è il vostro film, il vostro cortometraggio, la vostra storia e avrete una visione chiara di quello che volete raggiungere, di quello che volete ottenere anche dai vostri attori.
Però è sempre meglio essere preparati e quindi questa fase di preparazione, se svolta meticolosamente, vi sarà estremamente utile. Abbiamo dedicato il video di oggi all'analisi delle funzioni svolte da alcune figure chiave dell'industria del cinema, quali il produttore, l'assistente alla regia, il direttore della fotografia, il fonico di presa diretta e ovviamente gli attori. Abbiamo anche visto che tipo di lavoro noi registi andremo a fare con ciascuno di questi professionisti prima delle riprese, proprio per arrivare al giorno delle riprese sul set il più preparati possibile. Nel prossimo video di questa serie, come girare un cortometraggio, entreremo ancora di più nel vivo della questione, proprio perché andremo ad esplorare il nostro set. Vedremo quali sono le personalità chiave coinvolte nella realizzazione di un cortometraggio durante le riprese, le dinamiche che si creano tra questi professionisti e, ancora più importante, qual è il nostro ruolo come registi. Nel frattempo, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, fatemi delle domande se ne avete nei commenti qui sotto e iscrivetevi al canale per continuare a scoprire insieme come portare la vostra storia dalla pagina al grande schermo. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!